L'applicazione che vogliamo realizzare richiede la memorizzazione di dati e quindi abbiamo bisogno di un motore database. Nei primi tutorial abbiamo visto come installare Microsoft SQL Server e MySQL. L'ambiente Instant Developer può interagire anche con altri motori database, ad esempio Oracle, Postgres. L'installazione e la gestione però non è parte di questi tutorial, dove invece utilizzeremo Microsoft SQL Server o MySQL. Il consiglio è dunque quello di decidere ora che motore vorrete usare nella vostra applicazione. Se sceglierete Microsoft SQL, potete continuare la visione di questo tutorial. Per MySQL invece vi rimando al tutorial successivo. Predisponiamo l'ambiente di test con la creazione del database UVMB. La creazione fisica non è realizzabile all'interno di Instant Developer, è necessario utilizzare l'ambiente di gestione di Microsoft. Purtroppo non viene installato automaticamente insieme al server, dobbiamo installarlo a parte. Cerchiamo nel menu Start Microsoft SQL Server, qui la voce SQL Server Installation Center. Nella parte dedicata alla installazione troviamo Installa strumenti di gestione di SQL Server. Saremo dirottati alla pagina Microsoft per lo scaricamento di SQL Server Management Studio. Scarichiamo, installiamo e riprendiamo al termine la creazione del database. Ora abbiamo lo strumento grafico Microsoft per interagire con i database. Possiamo accedere con l'account administrator di Windows al server. Il nome del server è il nome della macchina seguita dall'espressione SQL Express. Ecco, su questo punto spendo due parole, in quanto l'accesso con l'account administrator può andare benissimo sia sulla macchina di test che sul server dove sarà installata l'applicazione. Ovviamente tra la macchina di test e quella di produzione saranno differenti le credenziali administrator da inserire. Sarà anche possibile utilizzare altri account, non solo per forza administrator. Ma sarà anche possibile utilizzare account di tipo SQL, cioè account non legati a Windows, ma creati e gestiti solo internamente da SQL Server. Io spesso preferisco questa opzione. Creo due account SQL identici sulla macchina di test e di produzione e utilizzo quelli per le mie applicazioni. Vediamo però come abilitare e creare questi account SQL. La doppia abilitazione di accesso di solito non è prevista, è disabilitata di default, quindi bisogna per forza abilitarla. Sulla radice dell'albero che troviamo sulla sinistra, l'albero denominato Esplora oggetti, troviamo il nome della macchina seguito dal nome del server di SQL Express. A questo punto con il tasto destro del mouse scegliamo la voce proprietà. Nella scheda sicurezza, quindi nella pagina sicurezza, abbiamo una opzione, l'opzione autenticazione server. In questo momento è impostata la voce autenticazione Windows e noi invece trasformiamo con autenticazione di SQL Server e di Windows. Confermiamo la nostra scelta e otteniamo un avviso perché le modifiche che abbiamo portato richiedono il riavvio di SQL Server. La modifica richiede un riavvio che non significa chiudere questa applicazione, ma bensì riavviare proprio il servizio di SQL Server. Quindi chiudiamo questa applicazione, ma poi siamo obbligati ad andare a ricercare il servizio. Digitiamo dal menu Start la voce servizio o service e ricerchiamo nell'elenco il servizio di SQL Server. Arriviamo al servizio e non facciamo nient'altro che riavviarlo. Potremmo anche arrestarlo e riavviarlo. Con un clic attendiamo il completamento di questa operazione.
Quindi la nostra modifica adesso dovrebbe essere disponibile. Possiamo riavviare l'interfaccia grafica di SQL Server. L'accesso è ancora con l'autenticazione di Windows perché adesso dobbiamo creare il nostro nuovo account SQL. Quindi accediamo e sempre utilizzando l'albero sul lato sinistro scegliamo la voce sicurezza. Tasto destro, nuovo, account di accesso. È una finestra con diverse pagine, sono elencate nel lato sinistro. Andiamo a impostare alcuni dati partendo dalla pagina generale. Mi viene richiesto il nome di accesso che vogliamo applicare e soprattutto se è un accesso con autenticazione Windows o SQL. Noi scegliamo SQL Server. Diamo un nome abbastanza semplice, utilizzo user app come nome, ma anche come password. Tolgo il check sulla voce applica criteri password perché la password che ho scelto non soddisfa di certo i criteri, è molto semplice. Passiamo ora alla seconda pagina, la pagina ruoli del server. In questa pagina dobbiamo indicare i poteri che avrà il nostro account. La voce public è di solito per tutti gli account, ma se vogliamo avere maggiori poteri dovremo applicare anche il sysadmin, perché noi vorremmo creare database, gestire database all'interno. Ultima parte, la voce stato, la pagina stato, dove andiamo a controllare autorizzazione per la connessione al motore database, concedi, quindi ci sarà possibile utilizzare questo account anche dall'esterno per accedere al database e soprattutto account di accesso che sia abilitato. Confermo con il tasto OK e il nostro account dovrebbe essere pronto. Se vogliamo controllare dove si trova, sotto il ramo sicurezza nella voce account di accesso troviamo anche l'account user app. Possiamo testarlo. Per testarlo ci sconnettiamo, menu file, disconnetti, esplora oggetti, ci riconnettiamo, connetti, esplora oggetti. Questa volta cambiamo, l'autenticazione sarà autenticazione di SQL Server e digitiamo user app, ciò che abbiamo appena definito, sia come nome e come password. Se l'accesso avviene correttamente vuol dire che il nostro account è pronto. Ecco, ripeteremo la stessa operazione anche sul server di produzione, cioè prima di installare la nostra applicazione andremo a creare l'account, in questo caso user app, così potremo anche sul server di produzione connetterci con le stesse credenziali. Concluso questo preambolo necessario per farvi meglio comprendere, possiamo passare alla creazione del database. La creazione del database però ancora una volta non è possibile all'interno dell'ambiente di Instant Developer. Ho bisogno ancora dell'interfaccia grafica Microsoft. Per cui ancora una volta con Esplora oggetti mi posiziono questa volta il ramo database, tasto destro, nuovo database. Assegno come nome il nome desiderato UBNB e confermo. La creazione del nostro database è conclusa, anche in questo caso se espando il ramo database troverò appunto il mio database UBNB. Il passaggio di questa creazione fisica sarà necessario anche in fase di installazione sul server. L'applicazione web o il sistema di installazione non è in grado di creare fisicamente i file del database di SQL Server o di qualsiasi altro motore. Possiamo tornare al nostro progetto. Troviamo nell'albero di progetto già la voce Nuovo database. Dobbiamo istruire il progetto alla connessione con il nostro database UBNB appena creato. Quindi un doppio clic sulla voce Nuovo database per entrare nelle proprietà. Assegniamo un nome al database. Ecco, attenzione, il nome non è il nome fisico che abbiamo appena assegnato, ma è un alias di come vogliamo chiamare il database dentro al progetto.
Quindi in questo caso possiamo utilizzare spazi, possiamo utilizzare lettere accentate, diciamo tutto ciò che vogliamo, che di solito non è previsto nei motori database, proprio perché questo è un alias, non è il nome fisico. Subito sotto troviamo la tipologia, per cui dobbiamo indicare di che tipologia è il nostro database. Abbiamo detto SQL Server. Controlliamo anche che la stessa voce sia flaggata nell'area denominata compatibile con. Ma qual è il significato dell'area compatibile con? Beh, teniamo conto che in qualsiasi momento, per seguire magari le specifiche di un cliente, possiamo modificare la tipologia del database, passando da una compilazione con Microsoft SQL Server alla successiva fatta in MySQL o altri motori. Questa modifica normalmente impatta molto sul codice scritto, precisamente sulle query SQL, poiché ogni motore ha un proprio dialetto di istruzioni SQL. Il primo vantaggio dell'utilizzo di Instant Developer è proprio questo. Non ci dobbiamo preoccupare dei cambiamenti in quanto la scrittura del codice, appunto delle query SQL, sarà compatibile sempre con tutti i database che abbiamo spuntato in questa area. Per cui, guardando l'immagine in questo momento, il mio database e la scrittura che farò del codice sarà sicuramente compatibile con Access, Oracle e SQL Server. Potrei aggiungere anche MySQL. Ma se ci fossimo dimenticati di una spunta, quindi abbiamo completato il nostro progetto, abbiamo già scritto tutto il codice e il cliente vuole Postgres. Ma nulla di irrimediabile. Il sistema effettua una compilazione ed è proprio nella fase di compilazione che fa un controllo. Nel caso di istruzioni SQL incompatibili non ci obbliga a nient'altro che riscrivere una porzione del codice. Quindi ci avvisa e ci dice: guarda che questa istruzione SQL non è corretta, dovresti riscriverla. Possiamo passare al blocco impostazioni della connessione. Partiamo dalla prima voce. La prima è nome server. Questo lo possiamo leggere e copiare direttamente dall'ambiente grafico di Microsoft. Non è nient'altro che il nome della macchina / SQL Express. Ovviamente sulla vostra sarà differente. Il database invece, database l'abbiamo chiamato tutti nello stesso modo, cioè UBNB. E la username e la password tentiamo di accedere con il nostro utente user app che abbiamo creato. L'oggetto database, per controllare se è stato configurato correttamente, c'è un pulsante test di connessione, il sistema tenta di connettersi al DB, la connessione mi viene indicata avvenuta con successo. Nel caso avessimo bisogno di un altro database, possiamo utilizzare l'albero di progetto, con il tasto destro aggiungere altri database. Nel nostro caso utilizzeremo solo un database e questa, come abbiamo detto, è una finestra tipo una finestra di dialogo. Confermiamo con il pulsante salva.